Oggi andiamo a fare un dolce profumatissimo che va molto bene per la colazione ma anche per la merenda. È profumatissimo perché contiene le mele. Le mele che io impiego sono le mele golden. Generalmente io non prendo le mele griffate, cioè quelle col bollino, quelle che hanno un nome particolare. Mele gialle normali, le trovo più saporite, più autentiche. Questo dolce è molto semplice e molto facile da fare in casa. Come vi ho detto, scegliamo le mele, ma possiamo scegliere anche il tipo di zucchero. Lo zucchero di canna lo trovo superiore allo zucchero bianco raffinato. Possiamo scegliere la farina, io qui impiegherò la farina bianca di farro. Il farro è un grano italiano. Possiamo utilizzare il burro chiarificato, che è quello che non contiene la parte proteica del burro, ma contiene solo la parte grassa, e poi quello che fa la differenza è il sapore. Credetemi, le torte che facciamo in casa hanno un sapore veramente speciale. Quindi prendiamo queste mele e andiamo a fare la nostra torta. Andiamo. In un recipiente mettiamo la farina, e una bustina di lievito per dolci. Andiamo a mescolare. Uniamo lo zucchero, io utilizzo lo zucchero di canna. Le uova, il burro. Io questo burro l'ho fatto ammorbidire, non è proprio burro fuso, però comunque è molto morbido, sembra quasi una crema. Uniamo il latte, questo è il latte d'avena, e incominciamo a darci una girata. Ed ora con il frullatore con le fruste montate andiamo a lavorarla a lungo. Sono passati 5 minuti, è diventato perfettamente spumosa e adesso possiamo smettere di frullare e occuparci delle mele. Priviamo le mele del torsolo. Con questo attrezzo è veramente molto semplice. E le sbucciamo. Una mela e mezza la mettiamo da parte e il resto lo tagliamo a cubetti. Andiamo adesso a unire le mele tagliate a tocchetti. E mescoliamo. E ora questo lo andiamo a mettere in uno stampo che deve essere imburrato e infarinato.
Specialmente questa operazione è importante quando utilizziamo uno stampo per ciambella. Livelliamo. E ora tagliamo le mele che sono rimaste a fettine sottili. Disponiamo le fettine di mele sulla torta. Cospargiamo con la granella di zucchero. E adesso possiamo infornare.